Ciao, siamo appena arrivati a Zanzibar e siamo sulla spiaggia di Kiwenga. Siamo al villaggio Bravo e adesso vabbè, c'è la bassa marea, ritorneremo poi più tardi quando c'è l'alta marea e ci si riesce anche a fare il bagno. Dovremmo riuscire anche a fare il bagno. Kiwenga è un vero e proprio gioiello sulla costa est di Zanzibar ed è un nome che i turisti italiani conoscono bene. Infatti sono stati i primi ad arrivare negli anni 90 e anche per questo motivo molti zanzibarini conoscono la nostra lingua. Qui abbiamo la Ferrari acquatica. Ma cosa rende Kiwenga così speciale? Beh, prima di tutto le maree. Questa spiaggia è soggetta al fenomeno delle maree, il che significa che il paesaggio cambia continuamente, ma non temete, questa è solo la parte del suo fascino. Il litorale è lungo 8 km e largo a seconda delle maree da 20 a 200 metri. Qui siamo davanti ai negozi della gente del posto che adesso sono chiusi e hanno dei nomi originali zanzibarini. Abbiamo Gucci, Prada, poi più avanti abbiamo visto anche Ikea, Barcollo Ma Non Mollo. Il video lo facciamo quando sono chiusi perché quando sono aperti ti assalgono, ti vogliono vendere qualsiasi cosa per di più a prezzi non tanto neanche vantaggiosi. Adesso sono le 7 del mattino e i negozi devono ancora aprire. Questa è la parte di spiaggia riservata al villaggio dove abbiamo alloggiato. E qui vedete un turista che fa attività sportiva seguito da un Masai che non demorde per vendergli qualche souvenir. Lungo la spiaggia ci sono anche innumerevoli piante di cocco. E qui alla sera ci siamo fatti una bella passeggiata di qualche chilometro sulla spiaggia e al ritorno abbiamo incrociato dei ragazzi che giocavano a pallone, uno sport amato qui a Zanzibar. Stamattina ci siamo svegliati un po' presto per essere in vacanza verso le 6:30 e andiamo a visitare Nakupenda e Prison Island. L'escursione la facciamo con i Beach Boys. Qui siamo sul pulmino che ci sta portando al porto di Stone Town per prendere la barca per arrivare a Prison Island. Siamo in mezzo al mare e questa persona è una guida locale con cui abbiamo fatto alcune escursioni, si chiama Saidi. Ok, siamo scesi a Prison Island, adesso è meglio che vado, se no mi ci lasciano, un giretto di 50 minuti, poi ci trasferiamo a Nakupenda. Prison Island, in inglese isola della prigione, nota anche come Canggu o Quarantine Island, l'isola della quarantena. Prison Island fu disabitata fino al 1860, quando il primo sultano di Zanzibar ne fece dono a due mercanti arabi di schiavi, che la trasformarono in un luogo di detenzione per gli schiavi indisciplinati. Col trattato di Heligoland, Zanzibar, tutto l'arcipelago divenne un protettorato britannico. Nel 1893 il primo ministro britannico di Zanzibar acquistò Prison Island dagli arabi e vi fece costruire la prigione a cui l'isola deve il nome, che però non venne mai utilizzata come tale. All'inizio del XX secolo, col dilagare della febbre gialla, l'isola fu usata come stazione di quarantena. Se vuoi supportare il nostro canale basta iscriverti che è gratis, lasciare un like e condividere il video. E adesso ci spostiamo nella riserva di tartarughe giganti che si trova su Prison Island. L'origine di questa colonia è controversa, anche se quasi certo che esse provengono dall'isola di Aldabra, un'isola delle Seychelles.
Alcune fonti dicono che furono portate nel 1800 per evitarne le estinzioni, altre fonti dicono che le portò il sultano di Zanzibar per ornamento, altre fonti ancora dicono che fu un dono del governatore britannico delle Seychelles. Le tartarughe possono raggiungere 250 kg di peso, alcune di queste hanno circa 200 anni e dicono gli abitanti del posto che ce n'è ancora una appartenente alla prima generazione sbarcata 2 secoli fa sull'isola. E adesso ritorniamo sulla nostra barchetta per andare a Nakupenda. Intanto vi dico ancora 2 cose su Prison Island. L'isola si trova a 6 km da Stone Town, misura 800 metri di lunghezza e 200 metri di larghezza. Per l'ingresso sull'isola si deve pagare una tassa e intorno all'isola ci sono diversi isolotti disabitati. Sullo sfondo iniziamo a vedere Nakupenda, dobbiamo ancora sbarcare che già si percepisce la bellezza di questa striscia di sabbia in mezzo all'Oceano Indiano. Siamo appena sbarcati a Nakupenda, l'isola che non c'è, e nella lingua Swahili vuol dire ti amo. Ma perché viene soprannominata l'isola che non c'è? Perché con la bassa marea c'è, ma quando arriva l'alta marea sparisce. Ma perché il suo nome è Nakupenda, che vuol dire ti amo? Perché una coppia si è sposata qui e lei ha detto alla fine della cerimonia Nakupenda e lui ha risposto Nakupenda e da quel giorno questo è diventato il suo nome. Ed ecco Nadia che ha trovato un nuovo amico con cui ha una splendida intesa. Ma l'hai comprato? Si chiama Bella? Se venite a Zanzibar sicuramente siete amanti del mare e per cui non potete assolutamente perdervi l'escursione su questa splendida lingua di sabbia, che ha anche la particolarità che da un lato l'acqua è bassa e dall'altro lato è più profonda e si possono vedere facilmente pesciolini colorati e stelle marine. Qui sembra che faccio la faccia schifata, in realtà la mia espressione è dovuta al sole negli occhi. Qui dal colore del mare vedete che, come vi dicevo prima, a sinistra è meno profonda rispetto a destra. E si mangia cibo fatto cuocere sul posto. Qui abbiamo riso con salsa e cotto nel latte di cocco, patate fritte. Ecco la Coca-Cola di Zanzibar. Totani. Grazie. Cane? Tu prima mangi, poi mi dici se è buono e ti spiego. Che morbido. Era tonno, gamberetti. Poi abbiamo mangiato anche la cicala, l'aragosta, l'ananas, banane e anguria. E rientriamo adesso nel nostro villaggio. Al mattino seguente, verso le ore 10:45, ci siamo messi in cammino con una piccola barchetta a vela. Ma guarda un po', il vento non era proprio dalla nostra parte, quindi i nostri marinai hanno dovuto fare un po' di palestra a remi. Ci dirigiamo ad ammirare le stelle marine e i pesciolini di fronte alla splendida spiaggia di Kiwengwa.
Qui ci hanno portato sulla barca delle stelle marine e i ragazzi ci hanno detto che possono sopravvivere un'ora. In realtà dipende dalla loro capacità individuale di trattenere l'acqua, per cui possono resistere da qualche minuto a qualche ora. Comunque noi nel giro di 3 minuti circa le abbiamo rimesse in acqua delicatamente per recargli meno stress possibile. E adesso ci dirigiamo dove ci tufferemo per fare amicizia con alcuni bellissimi pesciolini. E voilà, eccoli qua. Qui un raro esemplare di pesce gnocco. Un corallo fungo, diversi ricci di mare, oltre ad un bellissimo pesciolino. Ed eccoci vicino alla barriera corallina e si nuota in mezzo ai pesciolini. Yeah! Guardiamo di non affogare, l'acqua semmai è meglio che la lascio dov'è, non la bevo. Vabbè dai, vado a prendere Nadia che c'ha il salvagente che c'ha paura. Ciao ciao. È arrivato il vento per cui per il ritorno si alzano le vele come i pirati. Andiamo a fare pranzo che nel pomeriggio ci aspettano le spezie e la visita di Stone Town. Ed eccoci a visitare le spezie. Questa è la pianta del pepe. Quindi queste ananas sono ancora acerbe. Dai. Sì, questo è il garofano. Ah, il chiodo di garofano. Chiodo di È garofano. Questa è la pianta dello zenzero. Allora, questa cardamomo che usiamo per cucinare nel nostro qualsiasi cibo, che si può mettere questa qua cardamomo. Grazie. Quindi questa cardamomo qua sono ancora acerbe. Quando maturo e cambia colore diventano colore marrone. Quindi dentro c'è semi neri. Che dentro ci sono semi che schiacciano e danno colore e poi mettono il po'. Questo è il frutto che usano come rossetto. E chi è che lo prova rossetto adesso? Non punge? Ah, Saga di pasta. bello. Vieni qua, Ciccio, che ti trucco. No. La pianta della vaniglia. Citronella che allontana le zanzare. Qui vediamo la pianta di aloe. E qui la noce moscata con cui loro ci fanno anche un infuso che ti rende euforico. Questa è la cannella. Qui possiamo comprare i pacchettini con le spezie. Il re. Mr. King. Grazie. Adesso ci spostiamo a Stone Town, la città più importante di Zanzibar e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La sua nascita risale al 1830, quando vennero costruite le prime case in pietra. Il patrimonio architettonico di Stone Town è purtroppo in declino a causa della friabilità della pietra locale con cui sono stati costruiti la maggior parte degli edifici e nonostante sia stata costituita un'apposita autorità di conservazione, su 1600 edifici solo il 10% riceve manutenzione. Questa zona per il
divertimento per i ragazzi è stata costruita dai cinesi 2 anni fa circa. Ed eccoci scesi dal pulmino ed entriamo al mercato del pesce, dove pensavo ci fosse stato un odore più sgradevole, ma probabilmente per la questione che il pesce è fresco si sente un odore non molto diverso da quello delle nostre pescherie. Comunque voi fate conto che qui a Zanzibar 2 kg di pesce costano circa 4 euro e 2 kg di carne circa 10 euro, per cui il pesce è la fonte principale di proteine per gli abitanti di Zanzibar. Qui siamo nel mercato della frutta e delle spezie, quei bananoni sulla sinistra sono platani. Poi vediamo anguria, banane, ananas, papaya, mango e pompelmi. Tantissimi negozi che vendono spezie. Qui, come detto in precedenza, ci sono parecchie case pericolanti e che sono anche crollate procurando decine di morti. Le porte in legno sono vere opere d'arte e se ne possono ammirare 500 esemplari diversi. Le case sono state costruite in stile indiano e presentano porte con grandi pomi di ottone. Questi pomi nacquero in India per respingere gli elefanti, ma qui sono stati applicati esclusivamente a scopo decorativo. Questo palazzo è crollato a causa della qualità del materiale e nessuna manutenzione. Siamo impegnati nello shopping, ma purtroppo a me non mi interessa niente perché non prendo niente, però gli altri ragazzi che sono nel nostro gruppo vogliono comprare qualcosa, ma in tanti posti non accettano l'euro. Adesso siamo in un anfiteatro, ci sono dei ragazzi che si divertono a ballare, ma fanno delle cose acrobatiche che io, se ne faccio una, mi spacco in due. L'edificio che si vede dietro al palco è la Casa delle Meraviglie, che non si può visitare a causa del rischio di crolli. Adesso andiamo verso la riva del mare per vedere il tramonto, ma ormai è troppo tardi. Comunque il panorama rimane splendido ugualmente. Questa è la casa nativa di Freddie Mercury. Dentro c'è un piccolo museo che noi non abbiamo visitato. Stamattina ci siamo svegliati un po' presto, per quello che ho ancora la faccia un po' assonnata, per vedere l'alba a Kiwenga, ma è già la seconda volta che ci proviamo e abbiamo di nuovo trovato le nuvole all'orizzonte. L'alba non la vediamo. Comunque il panorama è sempre stupendo, anche quando poi uscirà il sole dietro le nuvole è bello ugualmente.
Nel pomeriggio andiamo a visitare la foresta di Iozani. Qui è l'ingresso dove c'è la biglietteria. Questo è un corallo, siccome una volta il mare arrivava fino qui. La foresta di Iozani ha una superficie di 50 km². Sull'albero iniziamo a vedere una scimmia. In questa foresta ce ne sono circa 500 esemplari della specie dei colobo rosso. Nella foresta c'è un'altra specie di scimmia che è di colore nero. Ci hanno detto di stare attenti a quelle nere che hanno il vizio di portare via gli oggetti dalle mani alle persone. Adesso ci spostiamo per vedere le mangrovie. Ci hanno spiegato che c'è il divieto di tagliarle perché in caso di tsunami possono dare una mano a diminuire i danni. E prima di uscire dalla foresta non possiamo farci mancare un balletto locale. Ok, stiamo prendendo 2 buchi perché siamo con la Ferrari. Stiamo ritornando al villaggio delle scimmie, siamo stati alla Foresta Bravo. No, siamo stati alla Foresta delle Scimmie e andiamo al villaggio Bravo. Siamo stati alla Foresta Iozani. Adesso abbiamo preso il taxi e andiamo a visitare una riserva di camaleonti che si trova andare verso Kendwa, poi andremo a Kendwa a vedere la spiaggia di Kendwa. Questa che vedete è una scuola. Vi rallentiamo perché c'è un dosso che se non ti fermi prendi il volo. Questo grande albero è il baobab tipico dell'Africa tropicale. Siamo entrati al Tazari Chameleon Reserve e vediamo i camaleonti. Ciao Nadia, ci vediamo. Sì, dove andate? non ci ho trovato. Facciamo questo, le tartarughe marine, oggi, domani, le barche, domani, E domani andiamo a Del Rock, volevo andare. Maria hanno prenotato col taxi. Del Rock. Un ristorante. Questo per il mare. sì. Che c'è la passerella. Queste sono piccoli antilopi, i dik dik, che è il verso che fanno quando vengono spaventate. Qui vediamo i granchi. Lassù in cima c'è un lemure che dorme. Alcune tartarughe di terra e una piccolina. Ed ecco i varani. Altre tartarughe baby e qui delle tartarughe d'acqua adulte. Adesso ci siamo spostati col taxi per ammirare un'altra attrazione naturale di Zanzibar. Ed eccoci, è arrivata la spiaggia di Kendwa. La spiaggia è enorme,
è proprio enorme. Adesso qui aspettiamo circa le 6 di sera perché a Zanzibar viene buio alle 6 di sera praticamente quasi tutto l'anno, c'è circa 12 ore di giorno, circa 12 ore di notte. E il mare è anche bello, vabbè, oggi non c'è tantissimo sole, per cui perde un po' il suo colore, però come colore secondo me quello dove siamo col villaggio a Kiwenga è molto più bello, assomiglia più a quelle spiagge caraibiche, mentre qua a Kendua cosa c'è di bello che arrivando alla bassa marea, viene toccato poco dalla bassa marea, c'è sempre un mare dove ci si può nuotare tranquillamente e l'altezza dell'acqua anche a riva è subito profonda, un po' come nella mia Liguria, via. Se ti piace nuotare fai un tuffo e sei tranquillo che nuoti. A Kiwenga fai il tuffo, può essere che ci sia una facciata per terra. Praticamente a riva c'è la possibilità di vedere delle stelle marine, se ci si sposta di pochi metri dalla riva se ne possono ammirare molte. E ora ci fermiamo e restiamo a bocca aperta a guardare uno dei tramonti più epici che esistano in giro nel mondo. Scommetto che ne rimarrete senza parole anche voi. Oggi l'ultima escursione e ultimo giorno della nostra vacanza. Da Kiwenga ci spostiamo verso il ristorante The Rock, ma sul tragitto ci siamo fermati sulla spiaggia di Paie. È stupenda, ha un colore stupendo. E veramente ci hanno detto i locali che le spiagge, quelle verso il sud, non sono belle, in realtà devono avere un po' devono avere una concezione di bellezza un po' diversa dalla nostra. Which language you speak? Very good. How are you? Good? Naturalmente, come tutte le spiagge che si trovano sulla costa est, è soggetta al fenomeno delle maree. Da giugno a settembre è il periodo che soffia di più il vento e meta per i giovani che praticano kitesurf. Su questa spiaggia non ci sono grossi villaggi turistici, ma piccoli resort, per cui il posto giusto per chi cerca il contatto con la popolazione. Essendo che il reef si trova a solo 300 metri dalla riva, quando c'è la bassa marea si arriva alla barriera corallina quasi a piedi. Siamo arrivati alla nostra ultima attrazione da vedere della nostra vacanza. Ok, siamo arrivati al ristorante The Rock, è aperto da un veneto. Subito i primi tempi questo ristorante non è che vendeva molto, poi nel 2013 è stata fatta una reclame per Vogue, sono state fatte delle fotografie qui e da quel giorno lì questo ristorante è il ristorante più instagrammabile del mondo ed è uno dei posti più belli del mondo dove si possa mangiare. Noi siamo solo venuti per ammirarlo da fuori, ma se volete fermarvi a mangiare conviene prenotare e sappiate che i prezzi non sono proprio economici. Un primo e un secondo si paga dai 40 euro in su a seconda di cosa ordini. Mi sono dimenticato di dirvi che comunque dal 2010 è stata portata sia il gas che la luce sopra
la capanna dove ha fatto il ristorante De Rocche, e prima di essere un ristorante era un posto, una capanna dove tenevano gli attrezzi pescatori. A seconda di come è la marea ci puoi arrivare a piedi oppure in barchetta. Il mare anche qui ha delle sfumature di colori pazzeschi, stupendi. E purtroppo ritorniamo al villaggio e qui si conclude la nostra splendida vacanza a Zanzibar. Se il video ti è piaciuto ricorda di condividerlo e lasciare un like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao da turisti squatrinati, al prossimo video!